Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di giugno. Ragazzi, abbiamo la carta del mondo. È un periodo probabilmente dove potreste raggiungere certi risultati, certi traguardi, certi obiettivi. È come se fosse un periodo di compimento. Si arriva a qualche cosa. Tenete presente che è anche una carta che è la numero 21, è l'ultima degli arcani maggiori, può anche definire la chiusura di un capitolo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Le letture sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al corso di approfondimento sulle famiglie reali del 27 di giugno e al videocorso di tarocchi intuitivi. Ok, partiamo con un 4 di pentacoli, abbiamo un 7 di pentacoli, un 3 di coppe, appeso, 9 di spade, due di spade, sacerdotessa e la stella. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento del periodo, e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò appunto come se foste single. In un secondo momento andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse, non importa quale sia il tipo di legame che vi unisce, e cercherò di confrontare l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse con la vostra. Allora, partiamo da questo 4 di pentacoli perché è come se fosse un momento un po' di stabilità, un momento di protezione, mi viene da dire. Abbiamo la carta della giustizia, come se qualcuno avesse fatto qualcosa. Allora, qui può essere che ci sia stato, con la giustizia e la morte, qualche chiusura di capitolo o qualche tipo di contratto, insomma, che ha trasformato un determinato settore della vostra vita. Per qualcuno c'è come il bisogno di trasformare certi equilibri. E diciamo che è molto interessante questo quadro di pentacoli, ve lo faccio vedere perché c'è questa porta che è piena di lucchetti, catene, cioè c'è proprio una sensazione di doversi proteggere. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, 9 di bastoni, un'altra carta di protezione, amanti, sole e asso di spade. Allora, io credo che la prima parte di giugno si concentri sull'aspettare qualche tipo di comunicazione da parte di una persona. Considerato che abbiamo la carta del sole, può essere qualche tipo di amicizia che avete voglia di vedere, che avete voglia di incontrare, con la quale avete voglia di parlare, di confrontarvi. È anche vero che sia il sole che l'asso di spade sono carte di chiarezza mentale,
E qui potrebbe essere che vi stiate proteggendo da parte di qualcuno per una questione di amor proprio. Qui sia la giustizia che la morte hanno una ha la spada e l'altra la falce, quindi c'è come un taglio secondo me che c'è stato. E può essere che sia da questo taglio che vi stiate proteggendo, perché qui ho proprio due carte che mi dicono che state come tenendo delle energie fuori. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Difatti poi qua avete anche l'appeso. 5 di pentacoli e mago. Allora ragazzi, vi dico che se foste single senza nessuno in testa, proprio neanche ex che potrebbero potenzialmente tornare, non è che lo veda per adesso, però per dire, per farvi capire, sento che all'inizio di giugno potreste effettivamente iniziare una nuova amicizia. Sento che è un sentimento, una relazione pulita, una relazione dove c'è un potenziale armonico. Ma con questo 5 di pentacoli io credo che allora per qualcuno potrebbe essere una delusione. Io credo che qualcuno abbia paura di deludere qualcun altro o che se per caso state pensando di fare un'azione, di essere voi a comunicare qualche cosa a questa persona, questa amicizia magari che vi piace o cose di questo genere, io credo che ci sia come la paura di fare la mossa sbagliata, no? Andiamo a vedere l'appeso. 7 di spade e 6 di pentacoli. Io credo che qui con la carta dell'appeso arrivi un momento di riflessione dove ci si renda conto di dove le cose non sono in equilibrio, di dove le cose non sono chiare, non sono limpide, non sono cristalline. L'appeso è il vedere l'altra faccia della medaglia, secondo me. E c'è qualche tipo di bugia che vi state raccontando. Penso che siate voi che stiate raccontando a voi stessi questa bugia, perché avete questo 5 di pentacoli come questa visione un po' carente. Può essere anche che abbiate un bisogno da colmare, perché il 5 di pentacoli parla proprio di un vuoto. Credo che qui qualcuno pensi che possa nascere un'amicizia, ma in realtà è un qualche cosa che si sta raccontando. Andiamo a vedere il 9 di spade. Con questo 6 di pentacoli al contrario sento che qualcuno si sta accontentando delle briciole e voi dovete girarvi a testa in giù, guardare l'altra faccia della medaglia per rendervene conto, perché qua vi sento come in attesa del grande amore, potrebbe anche essere, e se è appena terminata una relazione, una situazione, con questo sole secondo me una persona potenzialmente potrebbe arrivare. Allora per adesso gli archetipi che ho sono Bilancia, Scorpione, Gemelli e Leone. Abbiamo la temperanza e un 4 di bastoni e che c'è qualcosa che vi preoccupa qui ragazzi. Anche la temperanza al contrario mi risuona un po' con questo 6 di pentacoli al contrario, come se doveste cercare sì di creare qualcosa di stabile ma anche di creare qualcosa di equilibrato. Credo che molti di voi non abbiano più tanta pazienza di aspettare, probabilmente nella prima parte di giugno tenderete ad avere questa pazienza, mentre nella seconda parte della lettura, con la temperanza al contrario, qualcuno di voi friggerà un po', ho come questa sensazione. E anche il 2 di spade al contrario mi dice che si scioglieranno comunque i dubbi, questo appeso vi aiuterà a vedere
dove voi vi state, diciamo così, attaccando, quali sono, perché il 7 di spade è anche una carta di avidità e anche il 4 di pentacoli è una carta di attaccamento. Il 7 di spade è una di quelle energie che è disposta a dire o fare di tutto pur di ottenere quello che vuole e probabilmente qui con l'appeso vi renderete conto di questo desiderio, di quello che non quadra, ecco. Allora abbiamo l'imperatrice e un 8 di pentacoli appeso di nuovo. C'è qualche cosa che potrebbe cambiare a livello di quotidianità. Sento che cambiano proprio anche gli equilibri, io comunque qui. Cioè, voi state andando verso questo 4 di coppe, voi volete la relazione, voi volete la serenità, la pace, la tranquillità. Mi viene da dire che avete bisogno di trovare la vostra imperatrice o il vostro imperatore. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Cavaliere di coppe. C'è come una nuova visione al futuro qui, Papa e asso di coppe. Io credo, ragazzi, papa e papessa. Allora, c'è comunque, tra l'altro, papa e papessa. 4 di bastoni, amanti, giustizia, e ne avete già abbastanza, perché qua per qualcuno può essere una relazione predestinata, ragazzi. Gli altri archetipi che sono usciti sono pesci, sagittario e toro. Guardate, io ho la sensazione, ragazzi, che qui qualcuno farà una mossa in avanti. Con questo cavaliere di coppe, l'asso di coppe, qualcuno offrirà il cuore. Andiamo a vedere la stella. Perché comunque c'è come una sintonia, io sento, tra queste due energie. C'è la possibilità di creare qualche cosa insieme. 6 di spade e 7 di bastoni. È come se ci fosse una nuova speranza verso metà giugno di poter iniziare qualche cosa di nuovo. Avete 2 volte la carta dell'appeso, vi permette di vedere le cose da un'altra prospettiva. Io penso che sia una situazione o una relazione, una conoscenza che potrebbe, diciamo così, partire con un certo tipo di ideale da parte vostra e mano a mano che passa il tempo questo ideale un po' si trasforma. Può essere che all'inizio le cose non siano completamente equilibrate, anche perché voi partite da questo bisogno del 5 di pentacoli, come se avesse bisogno di colmare questo vuoto e probabilmente non è il punto di partenza ideale per creare un qualche cosa di stabile, però ho anche la sensazione che ci sia un buon potenziale qui, alla fine del periodo c'è questo asso di coppe, questa apertura, questo innamoramento, questa grande offerta da parte del cavaliere di coppe. Allora vi dico che per qualcuno potreste essere già in là con l'età entrambe, poi dipende sempre ovviamente dalla situazione personale di ognuno, io vi do come delle indicazioni, poi voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. E per qualcun altro vi dico che questa situazione che in qualche modo è morta, se vogliamo, all'inizio di giugno, può trasformarsi in una amicizia molto forte, soprattutto perché alla fine ci sono papa e papessa. E questo asso di coppe mi dice che è come se ci fosse un vero sentimento che vi unisce. Va bene, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Intanto vi comunico che ho già iniziato a pubblicare le previsioni per il secondo semestre del 2026. Online c'è la lettura generale e poi ne usciranno altre 3, una spirituale, una sull'amore e le relazioni e l'altra sull'economia e il lavoro. Bene. Cavaliere di pentacoli, 2 di coppe, sì, c'è come una sorta di stop qui, no? Di taglio, di fermo, se vogliamo. Re di spade
8 di pentacoli, la luna, 8 di bastoni e imperatore, ragazzi, imperatrice, imperatore. Oh, molto bene. Non sono male le carte, diciamo che qui all'inizio vediamo un momento di stasi, se vogliamo, soprattutto con questo cavaliere di spade al contrario, il 2 di coppe al contrario. Andiamo a vedere il cavaliere. Re di pentacoli e 9 di spade. 9 di spade anche voi ce l'avete qui, eh. Sento che questa persona è un po' bloccata, un po' ferma sulla sua posizione. Più che altro perché avendo questo 9 di spade sento che è come se ci fossero dei temi che la preoccupano. Potrebbero essere delle paure inerenti al passato. Sapete, ci sono certe persone che per non rivivere certe cose preferiscono non giocare la partita e stare seduti in panchina. Ecco, in questo caso sento che la persona potrebbe essere un po' così. Andiamo a vedere il 2 di coppe perché ho come l'idea che non voglia compromettersi. Abbiamo un 10 di bastoni e un 4 di pentacoli. Sento che potrebbe essere una persona un po' chiusa, un po' protettiva, magari anche una di quelle persone focalizzate sul lavoro, come se non avesse molto tempo in questo periodo, perché abbiamo un 4 di pentacoli e un 10 di bastoni. Il 10 di bastoni è una persona che ha tante responsabilità, tante cose da portare a capo ed è come se non se la sentisse a inizio. 8 di pentacoli, infatti il lavoro c'è anche qua. È come se all'inizio del periodo non se la sentisse di scendere a compromessi, o per qualcuno può anche essere che durante la prima settimana di giugno non riusciate a vedervi, per esempio, no? Andiamo a vedere il re di spade, amanti, amanti, 6 di pentacoli, fante di spade e eremita. Sento che questa persona è come se dovesse stabilire delle regole, le regole del gioco un po', no? Potrebbe essere una persona un po' fredda, con questo re di spade, o entrare come in un atteggiamento un po' freddo, un po' calcolatore, un po' strategico. Però credo che sia perché questa persona voglia creare situazioni e relazioni in armonia con queste due carte. Io sento che avrebbe voglia di una relazione in equilibrio, però potrebbe anche essere che tende a essere un po' controllante con questo fante di spade e il re di spade. Però può anche essere che sia una persona molto autonoma, molto indipendente, che appunto con questo re di spade gestisca molto bene la propria vita e che quindi faccia un po' fatica a trovare un equilibrio con altre persone, anche se in realtà è quello che questa persona vorrebbe, è una relazione, la relazione. Allora, andiamo a vedere questo 8 di pentacoli, abbiamo la temperanza e un cavaliere di coppe. C'è qualche tema con la quotidianità qui, con il dare e il ricevere, con il tempo che si ha per vedersi, che era una cosa che mi veniva un po' fuori anche qui. Potrebbe essere che questa persona non faccia dichiarazioni aperte perché ha comunque la temperanza. Cioè io credo che stia un po' guarendo il suo modo di porsi, il suo modo di vivere la quotidianità o di vivere la relazione, la quotidianità della relazione potrebbe anche essere. E per qualcuno sento che potrebbe essere una situazione che si sta sviluppando nel mondo del lavoro e dove c'è da andare molto cauti. E questo 2 di coppe al contrario me lo spiegherei come un non facciamoci vedere insieme alla macchinetta del caffè o in pausa o cose di questo genere. C'è come molta prudenza. Andiamo a vedere la luna, il papa e la ruota della fortuna. Uh. Allora ragazzi, qua potrebbe esserci qualche ciclo karmico da dover rielaborare, riaggiustare.
con questa persona, perché anche voi avevate la giustizia, eh? Il Papa c'è già qua. Allora, vi dirò che io ho come l'idea che questa persona abbia un'idea un po' parziale della realtà con questa luna e con questo Papa c'è come bisogno da parte di questa persona di una guida, secondo me. C'è bisogno come di un cambio di mentalità, un cambio di maestria. Per qualcuno si tratta di voler ufficializzare o aver bisogno di una relazione ufficiale. Adesso ripeto, dipende se per esempio siete colleghi di lavoro e le relazioni tra colleghi non sono ben viste dove voi siete, è meglio, anche se questa persona ha voglia di ufficializzare, magari è meglio non farlo. E mi spiegherei anche questo 7 di spade, il fatto del mantenere tipo le cose in segreto. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Sacerdotessa, che avete già qui, e 8 di coppe. E 10 di pentacoli. Guardate, io sento che è meglio mantenere le cose per voi in questo periodo. Non so se siete ufficiali o no, ok? Però siccome anche qua mi viene il lavoro a testa in giù, poi abbiamo l'appeso, e questo 2 di spade, insomma, ho come la sensazione che sia meglio non ufficializzare per il momento la cosa, non portarla a galla. Ci sono dei temi probabilmente che hanno bisogno di essere affrontati, voi avete anche 7 di spade, questa persona la sacerdotessa al contrario. Potrebbero essere temi inerenti a questioni monetarie, qui voi avevate il 5 di pentacoli, potrebbe essere un tema legato ad una casa, siccome qua abbiamo il mondo, per qualcuno può essere come un trasferimento, un viaggio, cioè parliamo di come costruire le basi di questa situazione o di questa relazione. Perché sento che è come se da un lato non si potesse ufficializzare, vuoi per causa esterna, vuoi perché magari l'altra persona si spaventa o non ha ancora le idee chiare, vuoi perché magari c'è un qualche tipo di situazione dalla quale ci si deve allontanare. Però adesso andiamo a vedere anche questo imperatore. La lettura finisce con un imperatore, un 10 di coppe e un mago. Quindi c'è come un nuovo inizio molto più stabile. Guardate ragazzi, io la fine del periodo la sento molto positiva, si costruisce qualche cosa, c'è come questa apertura di cuore, c'è un 10 di coppe, c'è una proposta per un'unione stabile, c'è un nuovo inizio. Io lo vedo molto 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 positivo, eh. Bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo, vediamo cosa vi vogliono dire. Ascensione, questa carta vi dice di trascendere gli ostacoli. Anche qui parla di una nuova fase e di prepararvi per un'unione. Parla anche di apprendimento. Andiamo a vedere un koan. L'acqua è un'essenza. Diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Ci riviene un po' questo 7 di spade, no? Che parla un po' di falsità, di bugie. E ce l'avete voi, eh? Ho come l'idea che dobbiate individuare con che energia prendete le informazioni, perché comunque questo appeso vi dice c'è sempre un lato B della medaglia, quindi può essere come dite voi o no. Sostanzialmente, se siete positivi, potreste prendere delle notizie
con una visione positiva, mentre se siete negativi potreste prendere le stesse informazioni ma avere una visuale un po' più negativa. Non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Ce n'è un'altra, sì. Cioè, la verità praticamente si può dire che è relativa, nel senso che sì, ci sono verità soggettive, verità oggettive, però alla fine non c'è mai una verità assoluta. L'unica verità assoluta è la fonte, il creatore. E poi abbiamo: la mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. Anche qui si ricollega un po' questa qua, no? Che la verità sia la mia o la tua, solo quando io sono al di sopra della verità la mia mente può essere pura, può vedere le cose da un solo punto di vista. Tenete presente che la sacerdotessa è collegata al terzo occhio e quando un terzo occhio è aperto e lavora bene è perché ha integrato sia il cuore, la parte femminile del quarto chakra, che la mente e la parte maschile del quinto chakra, ok? Il sesto chakra bilancia il quarto e il quinto, il polo positivo e il polo negativo. Ma tutti questi temi io li spiego molto 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 approfonditamente nella sezione degli abbonati. Comunque ragazzi, io spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail per le sessioni personali oppure potete anche farlo per conto vostro attraverso gli abbonamenti. Anche lì tratto le credenze limitanti e poi ci sono tutti quegli argomenti di cui vi ho appena accennato, quindi si parla di chakra, di come diciamo ripulire i traumi, ripulire il campo energetico, si parla di alto e basso astrale, di come canalizzare, insomma c'è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, sono 5, e proprio perché sono state studiate come una scuola. Detto questo ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!